Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e l'evoluzione energetica della sua relazione complicata. Abbiamo due carte, ragazzi. Abbiamo la morte e il sole. Può essere un periodo di rigenerazione, può essere un momento dove con la carta del sole vedrete chiaro su certe dinamiche, su quello che c'è da modificare della relazione, da trasformare, da migliorare. E per qualcuno, ragazzi, con la carta della morte potrebbe essere un momento dove deciderete di lasciar perdere tutto quanto. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono valide per il Sole, l'Ascendente e il segno lunare. Per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me, mi può scrivere una mail oppure sotto nella descrizione del video c'è anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la giustizia. Abbiamo un 9 di coppe, un 9 di bastoni, un 6 di pentacoli, un 8 di coppe, un 4 di coppe e un cavaliere di denari. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e io vi parlerò del movimento energetico più importante che sento. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà e potete anche incastrare questa lettura con quella della prima metà di maggio che sono già online. Ce ne sono due, una è la ruota del destino e l'altra è sull'amore. Dunque, partiamo con questa giustizia. Abbiamo un 2 di bastoni e la carta degli amanti. Credo che qui si parli proprio di regolarizzare una relazione, un equilibrio, un qualche tipo di... può anche essere una questione pratica, quindi dividersi i compiti piuttosto che fare attenzione, mi viene da dire, a quello che si dà e a quello che si riceve. Ci deve essere un equilibrio nello scambio. Sembra con questa giustizia che possiate aver avuto come proprio un accordo anche ufficiale per qualcuno. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Re di bastoni, cavaliere di coppe e mago, ragazzi. Pare che qui... Però scusate un attimo, torno indietro, fatemi vedere gli amanti. 6 di pentacoli che avete già qui. Può essere che verbalmente o socialmente tra voi e questa persona ci sia come qualche accordo. Socialmente vuol dire che magari vi ha già presentato gli amici, la famiglia, nel senso che nel sociale sembra quasi che siate effettivamente d'accordo su continuare questa relazione. O comunque ci sono delle regole interne, mettiamole così. Ma il punto qui è che sento che non c'è equilibrio, come vi dicevo prima, tra il dare e il ricevere. E qui invece abbiamo il 9 di coppe con un cavaliere di coppe, quindi io ho come la sensazione che questo re di bastoni possa arrivare a farvi un'offerta. Prima c'era come un equilibrio da stabilire, da definire. In questa parte della lettura sento che qualcuno, se non farà fisicamente uno sforzo, perlomeno con questo cavaliere di coppe porterà in tavola il tema, si parlerà di qualche cosa.
Diciamo che c'è anche un mago, quindi sento che è come se fosse un nuovo inizio, un'azione fatta con una certa intenzione al fine di portare questo 9 di coppe, quindi questo appagamento. Andiamo a vedere da cosa vi difendete. Mm, 9 di pentacoli. Io credo che qualcuno qui non sappia se effettivamente voglia o no entrare in questa relazione. Sento come se l'altra persona desse per scontato di essere in una relazione con voi, mentre voi ancora non lo sapete, non siete ancora del tutto convinti, probabilmente perché c'è questa carta degli amanti al contrario, non vi sentite amati come piacerebbe a voi, probabilmente vedete che l'altra persona non fa gesti nei vostri confronti, a parte questo cavaliere di coppe, perché se non li ha fatti ad adesso, secondo me in questo momento, diciamo nel prossimo periodo, 7-15 giorni, 7-10 giorni, può effettivamente arrivare con questo cavaliere di coppe. Quindi c'è come un'offerta e qui sento che qualcuno non sa se accettare o no questa offerta, ma per una questione di indipendenza, di autonomia, di spazi personali, di mantenere la propria privacy, sento. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 2 di spade e 10 di coppe. Può anche essere che qualcuno non sappia se vuole una famiglia con questa persona o in generale, o potrebbe essere che questa persona ha già una famiglia e quindi voi siate titubanti sul mi infilo in questa cosa oppure mantengo la mia autonomia, la mia indipendenza, il mio spazio e la mia aria. Andiamo a vedere questo 8 di coppe perché si è ripetuto anche qui. Imperatore e 9 di coppe. Ragazzi, io sento che qualcuno tiene fortemente al suo spazio personale, alla sua sicurezza, alla sua zona di protezione, che per qualcuno è anche la propria zona di controllo, ma non controllo sugli altri, controllo di se stesso. È come se aveste una realtà che vi permette di autoregolarvi e entrando in questa relazione potrebbe esserci il rischio di perdere questa autonomia. E io comunque sento che può essere una relazione interessante, ma è come se qualcuno di voi non fosse innamorato. Cioè, vi trovate bene, chiacchierate, passate del bel tempo insieme, però non lo so, ho come la sensazione che qualcuno di voi, più che chiedersi quanto ama l'altro, potreste essere voi o l'altra persona, però più che chiedersi quanto ama l'altro, vi state un po' chiedendo, sento che state facendo come dei conti, vi state un po' chiedendo, razionalizzando se effettivamente i caratteri possono essere compatibili, se a livello magari economico potete essere compatibili, non lo so, c'è come un qualche cosa che non vi convince. Sento che è molto importante per voi tra la giustizia e l'imperatore dare delle regole, dare delle linee guida sulle quali far sviluppare questa situazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 4 di coppe e fante di coppe. Siete in una fase di rifiuto. Io credo che molte persone potrebbero anche allontanarsi da questa persona. Sapete, è che qui vedo il sole, quindi quello che mi viene da dire è che potrebbe essere un amico, un'amica con la quale vi trovate da Dio, vi volete bene, c'è sintonia, magari ci può anche essere quel flirt, quel gioco, però è come se non fosse abbastanza per far scaturire l'amore. Qui c'è un tentativo da parte di qualcuno, però vedo che voi siete abbastanza titubanti, potreste anche prendere spazio da quella persona
Non credo con questo 10 di coppe che vogliate effettivamente neanche solo pensare di farvi una famiglia con questa persona. Datemi una carta per il 10. Può essere una persona che state frequentando o conoscendo nel posto di lavoro. Per qualcuno potrebbe essere il capo. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. C'è come qualche cosa qui che non vi fa stare tranquilli nel frequentare questa persona. Può anche essere, se per esempio fosse un collega e siete in uno di quei lavori dove non si possono avere le relazioni sentimentali tra colleghi, potrebbe esserci come la paura di venire scoperti o di essere licenziati o cose per lo stile. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Regina di bastoni e giudizio. Re di bastoni, regina di bastoni. Qualche cosa mi dice che potrebbe essere diverso alla fine di questo periodo. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, quindi c'è come un movimento in avanti, anche se lento, devo dire. Però effettivamente con questo giudizio, secondo me, vi parlerete, vi risentirete, vi riaffronterete. Nonostante io ho come la sensazione che potreste pensare di rifiutare questa persona e mi spiegherei la morte. Cioè, qui si tratta di trasformare questo vincolo, questa relazione, questa situazione. Siete più voi, secondo me, che tirate indietro, che vi fate certe domande, che tenete, diciamo, la vostra zona di sicurezza, al vostro spazio personale, alla vostra autonomia, l'indipendenza, il fatto di poter fare quello che volete senza dover rendere conto a nessuno. Cioè, ho come quest'idea che vi stiate afferrando molto fortemente a questa cosa e comunque i passi da parte dell'altro o dell'altra potrebbero sembrarvi un po' deboli per farvi rinunciare a tutto quello che avete voi adesso, perché comunque avete un 9 di coppe, siete belli tranquilli, state proprio bene. Cioè, magari non state benissimo, anche se secondo me sì, però potrebbe essere che vi manchi qualche cosa, ovviamente perché a tutti manca qualcosa per essere felici. È un 9 di coppe, non è un 10 di coppe, il 10 è qua, però è girato. Però comunque è come se non vi convincesse abbastanza l'altra persona, nonostante i temi iniziali, insomma, abbiano il loro perché, però è come se per voi non fosse abbastanza. Vi dico, qui alla fine del periodo con questo giudizio ci sarà una chiacchiera, una conversazione, una comunicazione. Potrebbe anche arrivarvi una lettera o una mail che spiega o che comunque vi comunica certe cose e vi dico, un po' il giudizio, un po' la morte sono carte di trasformazione. Secondo me questa relazione si trasforma entro la fine di questo periodo. È vero che c'è il Cavaliere di Pentacoli, quindi qui il consiglio è di essere prudenti, di andarci con calma, di mettere un mattone per volta. Qui abbiamo anche l'imperatore che fa riferimento alla casa. Mettete un mattone per volta su questa situazione o su questa relazione. Anche se uno dei due dovesse allontanarsi, perché qui abbiamo 2 volte l'otto di coppe, vi dico che c'è comunque, cioè la cosa rimane aperta, no? Quindi ci sarà poi un qualche tipo di dialogo alla fine del periodo, magari proprio per chiarire. Non lo so, sento che qui si è come ufficializzato qualcosa, si è come dato una regola alla relazione, ma nonostante questo le cose non sono in equilibrio. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora prenderò solo queste due. Ok. Qui parla di un cuore con una chiave.
parla di aprire il cuore, di stare insieme, di essere perfetti, di incontrarsi l'un l'altro o di venirsi incontro l'un l'altro, ma qui il dubbio è vostro, ragazzi, effettivamente. Siete voi che siete sulla difensiva con questo 9 di bastoni, mantenete alti i muri proprio per proteggere la vostra zona personale, la vostra indipendenza, quello che vi ho detto un po' prima. Parla anche, dice, benvenuto amore. E poi abbiamo la carta degli occhiali e vi dice mm, di guardare, di osservare. Stavo guardando se avevate qualche carta un po' così, però no in realtà. E parla di gaslighting, di stalking, di percezione. Mm. In realtà non è che veda tanto questa energia, l'unico punto in cui un po' forse vi si possono confondere le idee è con questo 2 di spade. Mi dicono 50 e 50, cioè si tratta di dividere anche il conto proprio 50 e 50. Non so, magari per qualcuno ha senso quello che ho appena detto. 50 e 50 possono essere, non lo so, le faccende di casa, i compiti o le responsabilità per organizzare un viaggio, magari. Dipende sempre dal tipo di situazione che avete. Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Sei centrato nella mia pace, la pace che nulla può turbare. Sebbene di quando in quando tu possa imbatterti in circostanze che ti disturbano, che ti fanno sentire insicuro e che ti intimoriscono, resta centrato in me, nella mia presenza interiore, e troverai tranquillità e pace. Io sono dentro di te, sono il centro chiaro e silente di pace perfetta. Sii consapevole di me in ogni momento. Vedimi in tutto e in tutti. Io sono qui. Guarda con gli occhi che vedono davvero. Odi con le orecchie che intendono davvero. E costantemente rendi grazie per ogni cosa. Questa carta vi diceva di guardare, di osservare. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione o l'iscrizione al canale e per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata mi può contattare via mail o come vi dicevo prima in descrizione trovate anche il numero di telefono e il link alla pagina web. C'è anche la parte degli abbonati, di cui vi voglio parlare un attimo, perché praticamente è tutto il percorso che io faccio a livello personale messo lì a disposizione per voi, quindi c'è tutto il tema sulle credenze limitanti, però ci sono anche altri temi come la metafisica, la metamedicina, si parla di kundalini, di alto e basso astrale, insomma sono tante nozioni, informazioni che sono praticamente decenni dei miei studi personali e professionali che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Tenete presente che sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste appunto in ordine cronologico, proprio perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!